Ciò che stiamo osservando a video rappresenta la risposta per il quale la totalità degli operatori perde a mercato. Possono essere chart, candlestick, possono essere barre, possono essere linee. Questa è la risposta per il quale la totalità delle persone non è costante sul mercato, perde. La motivazione è molto semplice e ve la faccio capire con una domanda. Dove stanno i soldi? In questo grafico dove stanno i soldi? I vostri soldi dove stanno? Ciò che voi dovete guadagnare da che parte sta nel grafico? Non riuscite a capirlo, vero? Vi do una mano. Questo grafico ha la caratteristica di avere una X e una Y, ok? Un po' storta, però va bene. Nella X esiste il tempo, nella Y il prezzo. Ora vi pongo nuovamente la stessa domanda. Dove stanno i soldi? Ciò che voi dovete guadagnare, da che parte sta del grafico? Riuscite a capirlo? Dove stanno i vostri soldi? Ancora, immagino che abbiate ancora qualche problema. Vi do ancora un aiuto. Nella scissa abbiamo il tempo. Il tempo noi lo possiamo dividere in 3 aree distinte. Quali sono le aree distinte del tempo? Esiste il passato, il presente e il futuro. Siete d'accordo? Immagino di sì. Il tempo non è che si può dividere in altre aree, a meno che non sia un tempo verbale. Quindi, sulla base di ciò che noi stiamo osservando, adesso noi abbiamo un'informazione in più per comprendere maggiormente ciò che noi stiamo osservando. Quindi se noi iniziamo a sezionare questo grafico, iniziamo a capire che se io inizio a tracciare una linea immaginaria perpendicolare che interseca il momento attuale, ipotizzando che questo ovviamente è un grafico dinamico che continua a muoversi, noi iniziamo a capire che la linea che io ho tracciato corrisponde al presente. Successivamente l'area che sta verso sinistra rappresenta il passato e l'area che sta a destra rappresenta il futuro. Bene, ora sulla base di questa informazione io vi chiedo nuovamente la stessa solita domanda: dove stanno i soldi? Dove stanno i soldi che voi dovete guadagnare? Possono stare nel passato? Assolutamente no, perché sulle cose accadute non ci si fa soldi, si fanno i soldi sulle cose che devono accadere. Lo ripeto, si fanno soldi sulle cose che devono accadere. Si può fare i soldi sulle cose che accadono ora? No, si fanno soldi solo sulle cose che devono accadere, quindi in quest'area qui, che è il futuro. Lo ripeto perché si è distratto. Limite temporale, questo rappresenta lo stato attuale, il presente. Dal presente verso sinistra abbiamo il passato, dal presente verso destra abbiamo il futuro. I soldi si fanno nelle cose che dovranno accadere, non sulle cose che sono accadute, non sulle cose che stanno accadendo, ma sulle cose che dovranno accadere. Ora, raggiunto questo livello di consapevolezza, io vi chiedo di fare un altro piccolo sforzo. Dove stanno i soldi che voi dovete guadagnare? In quale area del grafico? Stanno qui. Un'altra domanda più importante, perché noi stiamo notando che più acquisiamo informazioni, più dobbiamo dare risposte. Iniziamo a ragionare su dati di fatto, non su cose inventate. Cerchiamo di concentrarci sull'area in cui noi dobbiamo fare i soldi, che è sostanzialmente questa zona qui. È chiaro che se io devo fare i soldi, devo avere un'informazione, devo avere almeno una traccia per capire dove stanno i soldi, giusto o no? Qualcuno è concorde di questo? Per fare i soldi in un'area noi dobbiamo avere un'informazione, perché altrimenti sarebbe come tirare ad indovinare, scommettere su un qualcosa che noi immaginiamo, perché se non ci sono informazioni vuol dire che non abbiamo tracce. Non possiamo sviluppare intuito se non esistono informazioni. Nell'area riportata in questo grafico e soprattutto nell'area in cui noi dobbiamo fare i soldi, esistono informazioni per farli. Cerchiamo di essere razionali una volta per tutte, perché molti si autoconvincono delle proprie stronzate che hanno in testa. Pur di avere ragione cercano di ammettere cose false che non esistono, pensando di convincere gli altri, quando in realtà non convincono neanche loro stessi. Sui dati di fatto che noi stiamo osservando, nell'area in cui noi dobbiamo concentrare tutti gli sforzi, tutti i nostri soldi, tutto quello che voi volete, esistono delle informazioni. No che non esistono. Non esistono in quest'area delle informazioni. Esistono informazioni qua dentro. Esistono o no? Non esistono. Perché non esistono? Perché quest'area qui, tutta quest'area qui del grafico, rappresenta il futuro. E chi pensa di vedere cose che non esistono nella realtà attuale può essere semplicemente considerato dalla società un pazzo da legare. Un conto è fare supposizioni sul passato, ma se noi non abbiamo delle tracce, come fai a fare soldi qua dentro? Come fai a farli? Come fai a convincerti che nel lungo tu sarai performante? Non hai alcuna informazione qua. Ti rendi conto? Al di là dal fatto che osservando questo grafico tu già non sei neanche in grado di distinguere che tipo di time frame io ho caricato. Può essere il minuto, può essere i 5 minuti, può essere i 10, mezz'ora, un'ora, 4 ore. Capisci quale time frame io ti ho riportato qui? No, non lo capisci. Semplicemente perché la raffigurazione candlestick è una raffigurazione frattale, ossia proietta la stessa immagine su diverse scale. Tu non riesci a distinguere, non esiste nessuna caratteristica che si differenzia dai vari time frame. Può essere il minuto, può essere il mese, può essere daily. Tu queste cose non sei in grado di determinarle. Quindi è anche inutile sbattersi, concentrarsi su questo tipo di informazione, perché questo tipo di informazione, al di là dei danni, non ti dà l'informazione più corretta, quella che ti serve per fare i soldi. E qual è l'informazione che ti serve in quest'area? Non te la potrà mai dare. E lo sai perché non te lo potrà mai dare? Perché c'è il tempo. Questo tipo di raffigurazione non è adatta all'operazione.
operatore che deve investire denaro con successo. Questo tipo di grafico serve esclusivamente alla tua controparte per farti dire che a tal'ora e a tal prezzo tu sei entrato buy e poi hai chiuso l'operazione a tal'ora, a tal prezzo, in loss, in perdita, perché lo vedi in maniera grafica, vedi una cosa passata in maniera grafica. Serve alla tua controparte questo tipo di rappresentazione grafica, non lo vuoi capire, non lo vuoi capire, perché tu puoi dire: ah, ma io sono andato buy e poi mi sono ritrovato in perdita. Bene, la tua controparte cosa dice? Andiamo a controllare il grafico, andiamo a vedere che cosa è successo. È una cosa inequivocabile, perché c'è una corrispondenza fra il tempo e il prezzo, di cose accadute, di cose che appartengono al passato. Ciò che a te occorre per fare soldi sul mercato è questo, è lavorare in un'area futura. E tu puoi lavorare in un'area futura? No, io non conosco gente che lavora nel futuro. Quindi la soluzione quale sarebbe? La soluzione è togliere il tempo. E allora mi si dice: ma io come faccio a togliere il tempo? Te l'ho tolto io. Come? Eccolo qui. Che cosa abbiamo qua davanti? Un piano cartesiano. Piano cartesiano, abbiamo gli assi. Che cosa abbiamo qui? Una distribuzione prezzi. Abbiamo una nuvola di prezzi. Asse X mettiamo dollaro yen, euro yen. Ora ti pongo la stessa domanda. Dove stanno i soldi? Stanno in ogni dove di quest'area. Stanno di qua, stanno di qua, stanno di qua, stanno di qua e stanno di qua. Stanno di qua. In ogni direzione c'è la possibilità di guadagno. La cosa che si differenzia è che da questo punto attuale, questo qui, esiste o non esiste un'informazione per fare soldi? Esiste o non esiste un'informazione che ti aiuta a sviluppare intuito? Certo che esiste. Supponiamo un rialzo di dollaro yen, corrispondenza 150. Io inizio a individuare tutta questa zona. Euro yen in che zona potrebbe trovarsi quando dollaro yen si troverà in quest'area? Si può trovare esclusivamente questa zona qui. Quindi se io suppongo, per ipotesi, un rialzo, io ho un'informazione che il rialzo di euro yen sarà confermato dal rialzo di dollaro yen. Ipotizziamo un ribasso, non lo so, 148 e 88 dollaro yen. Euro yen in che zona può stare? Euro yen può stare da questa zona qui a questa zona qui. Abbiamo un'informazione, certo che abbiamo un'informazione. Un ribasso di dollaro yen cosa potrebbe innescare? Un rialzo di euro dollaro. È così difficile? Qual è la cosa che distingue JMAT FX dal paradigma tempo prezzo? È che qui, nell'area in cui io ho bisogno di informazioni, cioè l'area in cui io devo fare i soldi, non ho informazioni. JMAT FX invece io ho informazioni. Dal prezzo attuale io ho informazioni. Qui dal prezzo attuale in poi non ho informazioni. Qui dal prezzo attuale io ho una serie di informazioni. Le vedete le informazioni? Dove sono le informazioni? Le vedete? Riuscite a vedere le informazioni? Riuscite a vedere? Riuscite a vederle le informazioni? Le riuscite a vedere o no? Su che cosa noi stiamo parlando? Su che cosa io sto parlando? Esiste o no un'informazione? Al di là dal fatto che una persona poi deve educare il proprio cervello a filtrare l'informazione, a capire l'informazione. Ma qui non si può affermare che non esistono informazioni. E l'informazione in un business è l'essenziale. L'essenziale. Se io qui inizio a sbagliare perché vado a rialzo, dollaro yen e poi dollaro yen va a ribasso, capisco o non capisco il motivo per cui ho sbagliato? Certo che lo capisco. Qui inizia un nuovo approccio in cui un errore viene compreso, capito. Questa è la differenza. Se io in questa rappresentazione dal prezzo attuale sostengo un rialzo, a parte il fatto che devo capire come posso aver immaginato qualcosa che da questa linea qui in poi possa andare a rialzo. Sulla base di che cosa io stabilisco che dall'ultima candela in poi si va a rialzo? A me mi fanno anche ridere tutti quelli che stanno lì a fare i video, che fanno le traiettorie. Ma le traiettorie di che cosa? Se un prezzo, soprattutto nel mercato monetario, un prezzo di una moneta è legato alla fluttuazione di un'altra moneta che lo compone. Cioè queste cose qua proprio fanno capire il livello di ignoranza che viene divulgata. E la maggior parte delle persone di questa cosa non se ne cura, perché io me ne curo di quello che dico, perché quando una persona parla, quando una persona mostra agli altri un qualcosa, c'è sempre remoto rischio di fare una figura di merda e le persone non se ne curano di questo. Più sai di una cosa e più tendi a startene zitto, perché è un attimo essere smentito. Allora tu mi spieghi, ipotizziamo che io dall'ultima candela in poi abbia visto, non lo so, qualche santo. Potete credermi che esistono i santi? Se mi credete che io da qui in poi vedo qualcosa, dovete anche credere a quello che io vedo, no? Giusto? O no? Ipotizziamo che ho visto qualcosa, vado a rialzo, il mercato scende. Sulla base di che cosa io capisco il mio errore? Se non ho informazioni, io non ho informazioni qua. Riuscite a capirlo? Riuscite a capire la differenza? Se io qua decido di andare buy su dollaro yen e il mercato non paga, torna indietro, dollaro yen scende. Che cosa capisco? Che in quest'area qui c'è una forza che spinge dollaro yen a ribasso e io non la sto vedendo, non la sto osservando. E per capirla che cosa devo fare? Non lo so. Posso aprire franco svizzero e iniziare magari a pensare che franco svizzero yen sia in contrazione. La contrazione di franco svizzero yen porta dollaro yen a perdere e io questa cosa non l'avevo notata, probabilmente perché non avevo una panoramica sotto il naso globale del movimento delle monete. E allora è necessario, sulla base di questa informazione, avere una panoramica a 360 gradi della movimentazione di tutte le monete. Quindi io devo poter a primo colpo d'occhio osservare tutto il mercato. È così semplice, abbiamo tutto il mercato, stiamo osservando tutto il mercato. Avete idea? Che ottimizzazione, tutti quei monitor di tutte quelle chart, di tutti quei trade
trader che si vantano i muri di monitor per osservare poi che cosa? Processi stocastici, non sono allineati e non hanno una corrispondenza. Qui basta solo un monitor, basta un notebook per fare soldi. Avete tutta la fluttuazione del mercato ottimizzata in un unico schermo. E non solo, avete anche l'informazione. Se si verifica una contrazione di mercato, avete già le traiettorie dei prezzi tracciate. È tutto tracciato. Ditemi voi che cosa volete fare. Se perdere soldi o costruire qualcosa di concreto nel vostro domani. Lavorare sulla realtà, su una logica matematica, oppure continuare ad inventarsi traiettorie inesistenti su aree dove non esistono informazioni.